Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera a tutti. Allora Carlo, iniziamo dal centrocampo perché, come ne parlavamo anche ieri, no? È il reparto che in questo momento sta molto a cuore insieme all'attacco ai tifosi del Milan, e ti fanno due nomi chiedendoti quali speranze ci sono per arrivare a questi due giocatori. E i nomi, secondo me, puoi indovinarli anche tu, sono quelli di Milinkovic-Savic e Frattesi. Frattesi l'ho detto io ieri sul mio canale YouTube, quindi ovviamente se l'ho detto io so tutto, so quello che conta, cioè che il Milan la settimana prossima ha fissato un appuntamento con il Sassuolo per cominciamo diciamo un primo sondaggio per capire. Sì. Non andrei oltre, perché quando tu hai un appuntamento non è che appuntamento per chiudere la trattativa, non c'è nemmeno. Quindi è chiaro che c'è la Juventus, c'è l'Inter, c'è la Roma. Adesso ci saranno le solite ironie, tanto poi lo prendono gli altri, va bene, le ironie le lasciamo agli altri, noi facciamo cronaca, le ironie. Abbiamo Jeroen Kapla-Jeroen che era bravo nel Tre Uomini in Barca, ecco, lasciamo ai Tre Uomini in Barca che abbiamo come followers, però noi diamo quello che sappiamo, cioè che la settimana prossima c'è il primo sondaggio, almeno da quello che mi hanno detto, poi se me la smentirà non lo so, perché la mia fonte non è una fonte banale, quindi il Milan incomincia a capire di Frattesi. Alla mia osservazione, sì, ma per spendere, così do la domanda e la risposta, per spendere 30-35 prendiamo Milinkovic-Savic allora, indipendentemente dall'età, che c'è differenza, ma c'è anche una qualità forse differente a livello di caratura internazionale, e bisogna contare anche l'ingaggio, perché mentre Frattesi penso che con 2 milioni e mezzo possa chiudere la trattativa a livello di ingaggio, il Milan, ecco anche la notizia, il Milan di Maldini e Massara, adesso dobbiamo sempre dire il Milan di, perché sì, così distinguiamo bene. Un Milan pre 5 giugno e un post 5 giugno. Allora, il Milan di Maldini e Massara qualche settimana fa, se non qualche mese, aveva effettuato un sondaggio per Milinkovic-Savic, ma avendo dei parametri molto precisi, non tanto riguardanti il cartellino, ma riguardante l'ingaggio. Sai che abbiamo un tetto su 90-100, se poi si vuole andare a 115-120 si torna prima, e il giocatore che adesso prende 4, ti assicuro, anche questa è una notizia, avrebbe chiesto 5, che vuol dire 9 lordi, e il Milan in questo senso ha, anche perché più o meno 5 di Leao, più o meno. Brava, stavo arrivando lì, con i bonus e l'ingaggio di Leao. Chiaro che poi c'è il rischio, che è una cosa insopportabile per me pensare questo, però dobbiamo tenere conto, c'è il rischio che poi ognuno vada a chiedere 5 e allora si sale sempre, e allora l'eccezione può essere compresa anche dello spogliatoio, se diventa ecco perché per esempio ai nostri amici a casa, Thuram, prendete un bel pennarello e fate una bella riga, perché no, siamo tornati alla riga col pennarello, Carlo, no, anche su Thuram. E su Thuram, Gioia, se vogliono 6-7 il Milan. No, ma infatti io ti stavo facendo la domanda perché mi hai fatto l'assist dicendomi che Milinkovic-Savic vuole 5, no? E ieri mi ricordo che parlavamo di Thuram, che comunque il Milan andava cioè per convincerlo almeno 4,5 verso i 5. Però a questo punto, se il Milan non vuole dare 5 a Milinkovic, ragiono e dico, allora anche Thuram lo salutiamo. Che ne vuole 6-7? No, ma poi Thuram non scende. Thuram era noi che speravamo che chissà perché, come ti ho già detto una volta, insomma, nessuno di noi vuol togliersi una lira dello stipendio, non capisco perché un giocatore si debba togliere il 40% del suo stipendio per venire al Milan quando c'è il Paris Saint-Germain. Avesse una squadrina, ma quindi comunque non parliamo di Thuram, che in questo momento non ci sono le basi. La situazione Frattesi-Milinkovic ve l'ho raccontato. Carlo, ho detto che arriveranno? No, hai detto che ci sarà un incontro per Frattesi. No, il Milan ci prova. In questo momento, una volta tanto che abbiamo una notizia, diamola.
Carlo, ti chiedono anche se sei preoccupato per le eventuali offerte che potrebbero arrivare per Sandro Tonali dalla Premier League. Sono preoccupato per Sandro Tonali, per Teo Hernandez, per Maignan, per Leao, per Benasser, per tutte quelle offerte che possono arrivare se arriveranno. Diciamo, cominciamo, se io mi devo preoccupare ora dell'offerta che forse arriverà, no, quando arriverà ci preoccuperemo e quando arriverà ci preoccuperemo un po'. Quando arriverà e verrà accettata ci preoccupereremo tanto, quando arriverà, verrà accettata e con quei soldi prendiamo due grandi giocatori e ci siamo preoccupati e poi diciamo ma speriamo che il Milan non abbia perso la qualità. È inutile, se dobbiamo preoccuparci anche di cose che non stanno avvenendo. Mi sembra però oggi che Sì. non so se l'avete ricevuto anche voi riguardo a Maignan, che non ci sono per adesso incontri per quello che riguarda l'ingaggio eccetera, non hai ricevuto niente in questo senso? No, io, come dici sempre tu, prima del 5 giugno sapevo che... No, roba di questi giorni, No, giorni. no, su questi giorni no, sapevo che prima del 5 giugno il suo rinnovo era vicino, il suo adeguamento. Adesso non Certo. non so, Certo. onestamente non ho ricevuto aggiornamenti Però sulla io situazione. direi di preoccuparci sul Milan forte del futuro, perché se ci preoccupiamo di quello che potrebbe avvenire Sì. non viviamo più. Tra l'altro, a proposito di cessioni non di giocatori alla Tonali, Leao, Teo, eccetera, ma ad esempio Rebic, Origi, ti chiedono se secondo te c'è un'idea almeno di quando potrebbero avvenire queste cessioni, se presto. Allora, la speranza del Milan, presto, perché queste cessioni potrebbero essere utili anche per avere un ulteriore aumento del budget. Sì. Quindi la tendenza in questo momento il Milan è, mi sembra, in via parallela, quella di prendere i parametri zero, direi tre vie, parametri zero, andare a cominciare a sondare per quelli che poi dovranno essere però pagati con euro sonante e cercare di vendere i giocatori che in questo momento il Milan ritiene non funzionali o non utili per la prossima stagione. Tutto che cosa trapeli in questo momento non trapela proprio nulla, però questa è la via. Appena ho avuto una piccola notizia ve l'ho data subito. Se non vi do notizie è perché io non, quelle dei giornali ci pensa nella rassegna stampa Beatrice tutte le mattine. Se c'è qualche cosa in più o in meno lo dico. Qui siamo molto seri. Se volete però possiamo anche iniziare una rubrica, Bea, dall'8° minuto al 10°, Sì. le illusioni per far contenti i tifosi. E allora facciamo 2 minuti, Bea, e lì incominciamo a sparare 6-7 nomi. Però il tifoso è gratificato, il tifoso che vuole illudersi, e noi facciamo una piccola rubrica in maniera tale che chiudiamo la grande. Ieri Carlo sei stato molto sincero comunque dicendo che in questo momento non trapela quasi nulla e quindi è difficile dare notizie Infatti certe. ieri è uscito, con tutto il bene di tutto il mondo, Luca Romero, che è già stato, ecco, così diciamo anche questa notizia, già smentito altre notizie di oggi. Ma scusate, tutto può essere. Il Milan va a prendere un ragazzo, e sul valore non discuto, non lo conosco. Io ho guardato 1,65 per 61 di peso, attaccante. Extracomunitario, ma cioè ti pare che il primo acquisto sia un extracomunitario quando abbiamo diversi extracomunitari possibili sulla, diciamo, come focus, come obiettivi, non fisicatissimo, attaccante, e ci giochiamo. Ti ripeto, tutto può essere, ma infatti stamattina è stato smentito, cioè con tutto il bene, però non so, ripeto, non mi sembra che non abbia un senso. Carlo, grazie, noi ci vediamo sempre qui, ma in studio domani alle ore 16 con Pelle Rossonera insieme a Simone Cristau. Certamente, e poi ci rivediamo invece io e te lunedì, come sempre alle ore 19 per un'altra settimana di Milan.
Grazie Carlo. Grazie Beatrice, un saluto a tutti.